Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Ma adesso prima di partire andiamo a fare un piccolo passettino indietro con il vostro arcano del mese di gennaio, poi ovviamente vedremo quello di febbraio, le vostre energie a livello personale, l'amore, il lavoro e i segni zodiacali da attenzionare. E ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spengete il vostro il più possibile per farlo vincere. Voi avevate la carta della morte, un mese di trasformazione, di passaggio. A volte alcune cose possono essere dolorose perché si sta lasciando andare il passato o si ha, diciamo, l'esigenza di andare ad eliminare, togliere un qualcosa che non sta funzionando e vi sta bloccando in alcune dimensioni, può essere nella vita sentimentale, può essere nel lavoro, in altre circostanze, magari a livello interiore, spirituale. Ognuno di noi ha le proprie battaglie, i propri conflitti e anche purtroppo delle situazioni esterne un po' difficili. Però effettivamente la morte ci fa capire che una parte di noi o un qualcosa deve essere lasciato andare. In modo drastico? Assolutamente sì, in modo veloce per far spazio al nuovo. E adesso vediamo con il vostro arcano del mese di febbraio come prosegue questa energia. Vediamo un po', troviamo la carta della torre. Anche questa molto forte e forse fa capire che in qualche modo non c'è più tempo di fare determinate cose, e cioè di aspettare, anzi forse abbiamo già aspettato abbastanza e quindi o alcune situazioni hanno raggiunto il limite, oppure non ci siamo presi cura di noi stessi, abbiamo esagerato con qualcosa, o alla peggio magari alcune cose che sono state fatte precedentemente ci rendiamo conto che non sono state costruite su basi solide e allora quindi hanno già cominciato a scricchiolare. Allora quando arriva il momento torre ci fa capire che meglio distruggere, meglio lasciare andare totalmente quel passato, quegli atteggiamenti, tante cose che non ci fanno stare bene e prepararci a ricostruire. È molto forte, è vero, perché ha anche la sua accezione positiva la torre, vuol dire che in alcune circostanze ci può portare un'illuminazione, un colpo di fulmine, non solo amore, però ispirazione, a un colpo di genio, un qualcosa di molto forte, questo è vero, un'emozione molto forte che però ci può aiutare. Vediamo adesso come questa energia si va a riflettere nei vari ambiti. Partiamo dalle vostre energie personali. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche per acquistarli. Allora, partiamo con la prima parte del mese di febbraio dove avete la regina di bastoni. Indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è un'energia generica che può riferirsi a voi, nel senso di prestare attenzione ai dettagli, di osservare prima di intervenire, di fare qualcosa o effettivamente di anche comunicare. Può indicare una
fase di crescita, di evoluzione, però deve essere fatto con consapevolezza, con connessione alle proprie esperienze e quindi in realtà possiamo già valutare e pianificare che cosa fare. In realtà può essere anche un'altra persona, una persona che sia può entrare nella vostra vita o essere già presente, che in qualche modo vi sta osservando, vi sta studiando, o potrebbe esserci insomma un'amicizia, una profonda amicizia, un sostegno, un conforto, un qualcosa di importante. Nella seconda parte, nella parte centrale del mese abbiamo l'asso di spade. Ecco, è qui che può determinarsi e manifestarsi un pensiero, un'idea, un proposito. L'asso, soprattutto l'asso di spade, è logica, è razionalità, è il nostro potere che deve essere messo in moto, quindi va bene pensare, va bene razionalizzare, pianificare, eccetera, però si deve passare anche all'azione. Può saltar fuori, come abbiamo visto, anche un'ispirazione, un'idea che vi può aiutare in varie circostanze, magari come vediamo proprio nella rappresentazione della carta, che è bellissima secondo me. Questa donna ha in mano una chiave che va ad aprire la mente e i pensieri, e quindi potrebbe essere ispirante per varie situazioni, anche per fare chiarezza, soprattutto per acquisire chiarezza e lucidità, la massima comprensione di qualcosa. E poi abbiamo la concretezza dell'otto di denari. L'otto di denari è lavoro, impegno, dedizione, cura, attenzione ai dettagli, quindi perfetta proprio per impegnarsi e realizzare anche qualcosa. Quindi effettivamente abbiamo proprio l'ultima parte del mese che ci invita all'azione, e quindi abbiamo la possibilità di pensare, di accogliere, di valutare. Quindi è come se la torre fosse proprio un evento così che può essere o già arrivato precedentemente, e allora quindi è proprio da questo concetto torre che parte tutta questa situazione che abbiamo visto, questa evoluzione, oppure potrebbe essere proprio un evento, diciamo, specifico, che può accadere, e quindi mettervi nelle condizioni però non di essere totalmente destabilizzati, ma di poter portarvi verso già un nuovo inizio, e quindi a costruire qualcosa di molto importante per voi, perché qui c'è costruzione effettiva, tangibile, materiale, può riguardare strettamente la vita lavorativa, economica, finanziaria, un progetto, anche il benessere stesso a livello psicofisico, eccetera. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, sono le analisi, diciamo, principali, però alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie, ai rapporti più importanti, famiglia, eccetera. Quindi consiglio sempre di ascoltare, così da avere non solo un quadro completo, ma anche un messaggio. Poi in base alle varie cose che usciranno, ognuno di voi ne sentirà particolare risonanza. Ad esempio qui partiamo con l'asso di denari, che è positivo, perché in un ambito amore dove magari appunto ci può essere una fase, diciamo, critica o abbastanza di forte energia, e quando ci si sente abbastanza scombussolati, perché ricordiamoci che voi avete la torre, però è un tipo di torre che secondo me nell'ambito affettivo, amoroso, si va a tradurre, e si può tradurre anche qui con l'andare a cogliere dei propositi, dei progetti da realizzare, e quindi questo lo capirete voi. Cioè magari chi vuol far evolvere il proprio rapporto da un fidanzamento a un matrimonio, oppure cambio casa,
convivenza, chi un viaggio, chi magari lavorare insieme, avere dei progetti in comune, eccetera, in comune scusate. E poi abbiamo il 2 di spade che può portare un po' di conflitto e di tensione. Troppo pensiero, troppa aria effettivamente, che deve essere un po' gestita, perché appunto troviamo anche il cavaliere. Ecco, il cavaliere è ancora più incisivo, più prorompente, che può essere positivo perché se si prende una decisione e si parte in quarta, appunto può essere positivo per certi aspetti, invece può essere un qualcosa di troppo tagliente a livello di comunicazione e quindi vediamo come la torre in qualche modo può portare a un'esplosione di tensione, di rabbia, di discussioni e cose che magari effettivamente potrebbero essere evitate. Evitate già da prima, quindi di privilegiare la concretezza, di privilegiare la mediazione, il confronto, cioè se nasce e si vede che nascerà un conflitto, allora meglio gestirlo con logica, certo, e però di cercare un confronto sano, un confronto costruttivo, in modo tale da evitare o far sì che questo cavaliere vi possa portare verso decisioni immediate però consapevoli, giuste, adatte a voi. Quindi già abbiamo trovato dei suggerimenti abbastanza importanti, quindi vuol dire che può essere un mese adattissimo, secondo me, a cogliere delle opportunità di evoluzione e di crescita, di non lasciarsi abbattere dalle sfide. Le sfide sono importanti, però ci aiutano a migliorare alcune cose e quello che può succedere in ambito di relazione, amore, coppia, ma anche relazioni più importanti. Per i single troviamo la regina di spade, il sole e poi il 7 di denari. La regina di spade ci fa capire che potrebbe esserci un po' di tensione o di difficoltà a gestire le nostre stesse emozioni e i sentimenti. Diciamo, c'è una persona che magari stiamo attenzionando, che stiamo osservando, ci sono delle ostilità o un qualcosa che non sta funzionando, sia in una conoscenza, in una frequentazione, oppure siamo noi in modalità di voler star da soli, di non voler mettersi in gioco con situazioni nuove, allora quindi c'è freddezza e distacco. Quindi di capire bene se c'è una fase di freddezza riguardo già a una frequentazione o perché abbiamo bisogno di staccare da situazioni precedenti e quindi riflettere attentamente, oppure c'è proprio volontà e desiderio, almeno all'inizio, di starsene un po' per conto proprio, cosa che cambia totalmente dalla seconda metà del mese, dove troviamo invece l'esplosione, in questo caso senso positivo però del sole, di luce, di socializzazione, di conoscenza, di amicizia, di un qualcosa che poi può anche essere esplorata diversamente. Quindi direi che la parte centrale è molto molto più positiva e stimolante per voi. E poi il 7 di denari ci fa capire alla fine che probabilmente c'è una fase di attesa, vuol dire che quello che uscirà fuori nella la parte centrale del mese può essere molto stimolante, magari per alcuni per avviare già una frequentazione, una conoscenza interessante, sono per altri magari valutare man mano degli sviluppi di queste conoscenze e poi prendersi tutto il tempo. Adesso vediamo la parte più pratica del lavoro, delle finanze, la parte più materiale, dove possiamo capire che con il 6 della carta degli amanti è molto interessante.
Molto interessante perché, può avere a che fare con tantissime cose. Prima di tutto a livello di finanze trovare un equilibrio, un'armonia, quindi una fase positiva. Positiva perché riusciamo a gestire al meglio le nostre finanze e anche il lavoro, e altre questioni, se ci sono ovviamente questioni legali, burocratiche, che sono un po' pesantucce, ecco, a maggior ragione ricordatevi sempre che voi avete la torre e che può accadere un imprevisto, un qualcosa che secondo me, andando a vedere sia il fante di denari che il fante di spade, l'evento critico ce lo si può aspettare verso la fine del mese, quindi qui di fare attenzione perché nella prima parte e nella seconda parte in realtà queste sono energie di qualche novità, di un qualcosa da valutare, da attenzionare, può essere una proposta, un miglioramento nel proprio ambito lavorativo, comunque un cenno che può essere positivo, soprattutto per le vostre finanze, anche e soprattutto per chi ha il lavoro, è vero alti e bassi, ma più che altro perché forse voi non vi fidate tantissimo di alcuni piccoli cambiamenti che in realtà possono essere positivi. Magari è già un passo per le vostre finanze, per miglioramento appunto nel proprio ambiente o anche delle proposte che possono essere esterne. Quindi qui rientra anche la possibilità per alcuni di voi che stanno pensando di fare dei cambiamenti, di integrare il proprio lavoro con qualcos'altro, con lo studio, oppure con un altro lavoro. Non dico cambiare totalmente lavoro, magari qualcuno ci sta pensando, però una fase di raccoglimento, di pensare, ripensare, e di aspettare. Quindi meglio riflettere attentamente per questi passaggi, determinanti. Cioè chi è arrivato già al limite, in realtà può anche pensare di farlo questo mese, però la torre è un'energia troppo forte, quindi rischiamo di affrettare delle cose, rischiamo di trovarci in alcune situazioni spiacevoli perché appunto stiamo toccando un po' il limite di sopportazione. Allora quindi c'è questa esplosione. Contenerla vuol dire portarci nelle condizioni di gestire meglio le nostre stesse finanze, il lavoro e anche la ricerca. Anzi io direi soprattutto per chi sta cercando e vuole grandi cambiamenti, il 7 di coppe, la ruota della fortuna e il 4 di spade sono energie molto, molto, molto altalenanti. Di sicuro salta fuori un un'opportunità, un qualcosa che può veramente portarvi a cambiare a livello destinico, la vostra vita lavorativa. Quindi aspettatevi, nella parte centrale del mese la ruota che gira e che, una proposta, un evento, un cambiamento importante, un'occasione, da non perdere, un qualcosa che vi potrebbe destabilizzare appunto, però, prendetevi il tempo di valutare, sarà molto importante per voi questo 4 di spade perché indica riflessione, indica un blocco che in realtà secondo me non è totalmente negativo, ma ci aiuta a capire cosa fare, come procedere. Se poi dovesse saltare fuori un qualcosa che vi delude, che non vi piace assolutissimamente, allora quindi riflettere per valutare tutto quello che è successo, quindi vuol dire che magari ci sono dei cambiamenti da fare proprio nella modalità di ricerca o ampliare la propria ricerca. Perché si vede che c'è un po' di confusione, questo lo dico proprio per la presenza, del 7 di coppe. Confusione sì, ma anche tante possibilità.
Quindi in realtà ci sono più possibilità di quello che voi pensate, quindi diciamo non scoraggiatevi, solo che se ci si lascia andare all'incertezza, ai dubbi, al non crederci diciamo abbastanza in alcune cose, allora si parte già sconfitti. Invece dovete comunque continuare a lottare e a insistere, ovviamente se desiderate veramente certi cambiamenti. E adesso andiamo a concludere con i segni zodiacali da attenzionare nel vostro mese di febbraio. Allora andiamo ad estrarre tutte le nostre carte. Troviamo pesci. Pesci, ricordo sempre che essendo un oracolo astrologico ci dà anche delle indicazioni, spesso in alcuni rapporti o relazioni, pensateci bene, ci può dire questa carta di una profonda connessione a livello interiore, spirituale, assolutamente sì, però dobbiamo anche fare tanta attenzione all'apparenza, alle illusioni, al rifiuto della realtà, quindi basta vedere concretamente come si comporta una persona, che cosa fa nei nostri confronti per capire le cose come possono procedere e anche come comportarci. Poi abbiamo il toro, effettivamente può parlarci di una persona che ci può aiutare, ci può sostenere, forse una persona anche un po' dico molto presente perché, vi vuole aiutare, non solo potreste essere anche voi molto utili a qualcuno. Di sicuro parliamo di terra e quindi, come abbiamo visto, di lasciare andare, alcune cose e, di dare risalto, importanza a persone che vi possono sostenere, a persone che, possono essere di fiducia. Abbiamo anche l'Acquario a indicare e forse non dobbiamo valutare alcune cose con eccessivo di distacco o freddezza, quindi se c'è probabilmente ci sono delle cose che devono essere attenzionate, quindi valutare se accettarle o lasciarle andare come abbiamo visto con la nostra torre. Di sicuro c'è qualcosa che deve essere cambiato anche nelle relazioni, quindi maggior serenità, maggior apertura mentale e allora quindi si possono migliorare tantissime cose. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Vi auguro un buon mese di febbraio, ciao!